Dopo un anno dall'ultima avventura norvegese, siamo di nuovo qui, sopra il circolo polare artico. Mi sono chiesto spesso quale sia il motivo che spinge l'animo umano a voler costantemente ritornare tra questi scenari. Se esiste una segreta forza attrattiva che solo il mondo polare possiede. Era tempo di immergersi nuovamente in quel freddo nord già vissuto. Solo così avrei potuto rispondere alla domanda più ovvia che potessi pormi. Perché proprio il mondo artico? È iniziata la nostra avventura Lappone. Ora mi trovo sul fiume che costeggia Ivalo, che è completamente ghiacciato, e tra un po' inizieremo a dirigerci verso nord, al confine tra Finlandia e Norvegia. La Lapponia è una remota porzione di mondo ai confini del circolo polare artico, distribuita nelle regioni settentrionali di Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. Nota a molti per le sue leggende natalizie, questa regione è un misto di silenzio e fascino. Viverla in pieno inverno è un fantastico regalo che ci siamo concessi. La strada verso nord è un insieme di classici scenari artici. Il bianco accecante di paesaggi gelati ci accompagna fino alla contea norvegese del Finnmark, da cui parte l'unica strada verso il nostro grande obiettivo, il sogno di una vita, Capo Nord. La natura inizia subito ad essere fedele all'imprevedibilità del Grande Nord. I cieli innevati del mattino lasciano d'improvviso spazio al primo pazzesco tramonto di questo viaggio, giusto in tempo per godercelo sull'incredibile fiordo di Porsanger, che in questo periodo dell'anno è totalmente ghiacciato. Non ci si abitua mai ai colori fiabeschi della luce artica. L'alba di un nuovo giorno magnifico ci suggeriva che era tempo di rimettersi in viaggio verso la penisola di Mageroja. Solo 200 chilometri ci separano da Capo Nord. La strada inizia a restringersi fiancheggiando il Mar di Barents, che si incanala negli enormi fiordi norvegesi, mentre il sole freddo del nord illumina le vette di questi giganti santuari artici. Senza dubbio una delle strade più incredibili al mondo. Non ci sono parole per descrivere l'affascinante strada innevata che conduce a Capo Nord. Le distese di bianco sembrano proiettarci in un mondo totalmente fuori da ogni logica umana.
In contesti del genere puoi solo farti travolgere da brividi di gioia irrazionale. Quando viaggi nel mondo artico non sai mai se riuscirai a raggiungere le tappe che ti eri prefissato, dato che qui è la natura che decide al tuo posto, e di conseguenza quindi ogni piccola tappa raggiunta si trasforma in una grandissima soddisfazione e in una grandissima gioia. Oggi questa tappa si chiama Capo Nord. Escludendo le isole Svalbard, Capo Nord è il punto più estremo d'Europa ed ormai da anni è divenuto un vero e proprio luogo iconico. Seppur oggi rappresenti una meta turistica, Nordkap affascina per le tante storie legate all'esplorazione di questo promontorio e regala quella memorabile sensazione di ignoto. C'è da fare una premessa importante. Raggiungere Capo Nord d'inverno non è affatto semplice. Di continuo le strade vengono chiuse anche per giorni a causa delle forti nevicate, rendendo quindi irraggiungibile l'intera penisola. Qui tutto cambia velocemente e la nostra fortuna stava infatti per lasciare spazio all'imprevisto. C'è una bufera di neve in corso e siamo rimasti praticamente bloccati nel bel mezzo del nulla insieme a un'altra decina d'auto e adesso stiamo provando a liberare un po' la strada dalla neve, però veramente dura. Superata la bufera di neve, stavamo per rientrare in Lapponia, per scoprire più da vicino tutto il fascino di questa regione, a partire proprio dalle antiche popolazioni che la abitano, i Sami. Nel villaggio norvegese di Karasjok si trova il celebre Parlamento Sami, che lavora costantemente per la preservazione della cultura di questi popoli. Qui un vero Parlamento elegge i propri rappresentanti, che ricoprono un ruolo politico debole a livello nazionale, ma sono la testimonianza di come sia visibile ancora oggi un forte spirito identitario. Pensate che i Sami dispongono anche di una propria bandiera e di un proprio inno nazionale. Ancora più affascinante è il museo Sida, dedicato proprio alla sfera quotidiana dei Sami, oltre ad essere testimonianza tangibile della loro religiosità intima e terrena. I Sami hanno un legame fortissimo con il proprio ambiente e credono fortemente che l'anima di ogni essere vivente si reincarni in natura dopo la morte. Nulla è casuale. Per loro ogni elemento della natura merita di essere contemplato in maniera spirituale.
Oggi la Lapponia norvegese ci ha regalato una giornata veramente pazzesca che si conclude con un tramonto dai colori unici. Il sole timido del mattino ci invita a ripartire in direzione Finlandia. Ci aspettano 400 km di tipici scenari lapponi baciati dalla luce del giorno. Potranno anche sembrare monotoni, ma i paesaggi del nord non sono mai scontati. Le distese non stancano mai gli occhi, ma restituiscono continuamente un'infinita sensazione di pace. Forse il grande segreto del mondo artico è proprio in questa armonia tra anima e natura. L'accecante strada finlandese ci conduce fino all'ultimo villaggio del nostro viaggio, la cittadina di Sariselkä. Si tratta di una vera e propria perla che sorge su una collinetta tra le più alte di tutta la Finlandia. Nota per gli impianti sciistici, Sariselkä offre tantissime attività, come ad esempio la possibilità di perdersi nelle foreste circostanti armati di ciaspole e curiosità. Questa mattina ci siamo regalati una ciaspolata qui sulle collinette di Sariselkä per ammirare il tipico paesaggio lappone dall'alto e non ci sono parole per descriverlo. Tutto imbiancato, tutto così magico, silenzioso, veramente cartolina unica. Imperdibile anche il memorabile giro in motoslitta, in cui si raggiungono punti panoramici che rendono bene l'idea delle distese lapponi. Vedute che incantano ancora una volta per i colori freddi ma intensi, proprio come l'ultimo tramonto del nostro viaggio. È difficile spiegare quanta magia si nasconda tra gli scenari infiniti del mondo artico. Basta gettare lo sguardo ovunque e subito ci si sente inermi, quasi rapiti da una bellezza che è comune solo in questa parte del globo. Si tratta di uno stato d'animo al quale non possiamo sottrarci e che entra a far parte di quella nostalgia artica di cui inesorabilmente ci si ammala, perché di fronte a spettacoli simili non si può affatto far finta di nulla. Così desiderata e fugace, la Dama Verde dei cieli del nord ci ha regalato per 5 notti la sua danza scandita dal vento, concedendoci ricordi veramente pazzeschi.
Alla fine di un viaggio simile resta la consapevolezza di quanto l'Artico sia un luogo unico, incapace di dare risposte concrete, ma in grado di alimentare ogni nostro perché. E in un mondo fatto di certezze sempre più necessarie, i dubbi del Grande Nord rappresentano forse la più bella cura di cui ognuno di noi ha davvero bisogno.